Bentornati ragazzuoli al voice over, sì, tutto questo episodio, tutto interamente completo sarà fatto dal mio voice over. Eravamo rimasti, stavamo cercando delle isole volanti ed eccole qui, abbiamo trovato appena una, però decido di non fermarmi subito perché le pozioni della gravità durano solamente 3 minuti. Siccome ne ho solo 2 e non posso craftarne altre, decido di esplorare prima il cielo, trovarle tutte e poi tornare a raccogliere i loot, perché ognuna di queste isole ha una cassa dove c'ha un loot particolare. Questa è il secondo tipo di isola che possiamo trovare, è uno Sky Lake, quindi è solamente un lago del cielo per pescare, ci sono dei pesci particolari da prendere lì. Ok, allora a questo punto siamo arrivati all'oceano, non abbiamo trovato altro e ne approfitto per metterci il pescatore, poi mi rendo conto che non ci sono abbastanza NPC nella mia foresta, vado al deserto, non ci sono abbastanza NPC pure lì, fatta che cavolo, Magic Mirror, vabbè. Sì, esploriamo l'altro lato a questo punto e cerchiamo altre... Oh no, c'ho sta roba, farmi spegnere sta roba, aspetta. Ok, abbiamo trovato un'altra isola, me la faccio al contrario. Nuova isola abbiamo trovato, passiamo alla prossima, continua, basta, io perché canto? Ok, a questo punto uso lo Snake Charmer's Flute per arrivare a una delle isole che è vicino al deserto, poi mi rendo conto che avevo ancora qualche minuto di pozione, quindi vabbè, usiamo quella. Visitiamo la nostra prima isola, blocchi molto carini, e cosa troviamo? Esattamente quello che mi serviva a prendere, le prime ali del gioco. Allora ce ne sono parecchie, al momento abbiamo accesso solo a queste ali. Innanzitutto ti tolgono il fall damage, quindi te lo azzerano completamente, quindi non hai più bisogno del Lucky Horseshoe una volta che c'hai le ali. E in più ti permettono di fare il glide, no? Di planare, eccole qua in azione. Non vanno molto in alto ma sono ali, che gli vuoi dire. Allora a questo punto abbiamo un'altra isola vicino alla giungla. Uguale, uso il Charmer's Flute, ma ho ancora pochi secondi di pozione. Usiamo la pozione, facciamo prima. Cosa troviamo qua? Non me lo ricordo neanche io. Ah, lo Shiny Red Balloon. Allora, questo equipaggiamento semplicemente aumenta l'altezza del salto. Niente di che. Può essere combinato con qualsiasi equipaggiamento che ci dà il doppio salto, come Cloud in a Bottle e Tsunami in a Bottle. Scusi? Signore, lei... Allora, qui ho intenzione di fare non mi ricordo neanche cosa volevo fare, però mi ritrovo il Tavern Keeper in mezzo alla strada. Di solito lo trovi sottoterra. Lui è tutto sui summoner e ci faremo un episodio interamente su di lui, però dopo che finisco il footage preregistrato dove devo rifare tutte le voice over. Allora, lui è il crossover con Dungeons Defenders 2, un gioco tower defense dove piazzi le torrette e c'è le ondate di nemici. Quando lo prendete, cliccate su Eternia Crystal e ti dà 5 Defender Medal. Lui accetta come valuta le Defender Medal e poi ci possiamo comprare alcune cose. Per esempio ci sono queste 4 Sentry, sono armi summon che sono torrette che le piazze sparano. Però dobbiamo battere almeno una volta la Old One's Army per poter utilizzare al di fuori dell'invasione, perché durante l'invasione abbiamo un mana particolare, insomma lo vedremo quando ci arriviamo. Per il momento ne scelgo uno a caso perché costa casualmente 5 Defender Coins, insomma fatto apposta. Decido di prendere il Lightning Aura Rod, che è il mio preferito. E dopo la grafichetta figa andiamo avanti. Allora voglio riprovare per l'ennesima volta il Torch God, penso sia la quarta questa. Questa volta decido di sfruttare la Crimson perché abbia uno spazio già bello grosso. Inoltre utilizzo le torce, metto e piazzo le torce in questo modo, in modo che mi lasciano tutto lo spazio di sinistra libero per schivare gli attacchi. Inizia che già vengo colpito perché praticamente è impossibile, viene immediatamente colpito visto che stai già là vicino. Comunque così ho saltato un pochino perché riesco ad arrivare verso la fine e finalmente dopo un botto di tempo riesco finalmente a morire di nuovo. E niente, Torch God 4 io 0. Che cazzo. Va bene, allora ritorniamo sulle isole volanti. Ne abbiamo un'altra in questo punto, più o meno. La raggiungiamo facilmente, sempre perché è un mondo piccolo, se è un mondo grande va sicuro che non ci arrivate così però. Cosa troviamo qua? Una Star Fury. Questa arma è molto carina, è una fan favorite. Ma andiamo subito nei ghiacci perché voglio prendere 3 equipaggiamenti diversi. Oggi è un po' un episodio dove faccio un po' di cose un po' random. Allora, nelle water chest cerco i water walking boots. Nelle frozen chest cerco gli ice skates. E poi cerco nelle golden chest delle caverne normali, però solo nel layer delle caverne in cui c'è la lava. E cerco il lava charm. Questi 3 equipaggiamenti sono quelli che mi mancano per creare gli stivali definitivi, per potenziare ancora di più i miei lightning boots. Quindi parto proprio nei ghiacci e cerco gli ice skates. Dopo molto tempo trovo un paio di chest. Vedete, fino adesso ho trovato niente di che lo snowman cannon prima e nulla nella water chest, un tridente eccetera.
Qui troviamo un Flurryboots invece, che è come gli Armisboots, quindi non ci serve a niente. Prendo una pausa per tornare nelle caverne, perché mi ricordo che il Tavern Keeper gli piace stare nelle caverne e quindi mi è riuscito a vendere finalmente l'Underground Pylon. A questo punto prendo delle pozioni. C'è un boss? Beh, no, però mi sono veramente accanito. E ho detto no, devo fare il Torch God di nuovo. Vabbè, ci sto a prendere i peggio schiaffi, però non demordo. Ve la velocizzo, è la sesta volta che la vedete se non sbaglio. La quinta, sesta, ho già perso il conto. E vabbè, arrivo alla fine. E che succede? Cioè, che può succedere, voglio dire. E niente, riesco a farlo. Finalmente riesco a batterlo, mamma mia. E a che serviva sta cosa? Abbiamo il Torch God's Favor. Questo ci permette di dare un'opzione che possiamo attivare o disattivare. E praticamente quando attivata le nostre torce normali si autotrasformano nelle torce del biome appropriato. Una volta che la consumiamo, quindi sparisce, non possiamo più riprenderla, possiamo attivare lì, come vedete nel pulsante, attivare o disattivare. Ho le torce normali in mano, mi si trasformano automaticamente in torce della Crimson, perché sono nella Crimson. Perché serve sta cosa? Perché quando le torce sono correlate al biome, sono dello stesso tipo, aumenta un pochino la fortuna. È una piccola cosa che hanno aggiunto con la 1.4.1 e non serve più cioè la fortuna non è che fa più di tanto, in realtà aumenta un po' di troppo eccetera, insomma niente di che, però sono belle e la volevo. Tutto qua. Poi mi rendo conto anche che ci sono le Deathloop in fiore e quindi le raccolgo e le piazzo. Sono in fiore solo durante le Blood Moon e durante le Full Moon, quindi è così. Come vedete appunto cambio biome e le mie torce automaticamente passano da Crimson a Frozen, che sono bellissime. Però magari non in casa, no, tutto disordine. Ok, torniamo nei ghiacci a cercare questi dannatissimi Ice Skates. E c'è un altro momento nostalgia. Lo ricordate? Qua ci ho farmato la Flinks Staff e la Flinks Fur Coat. E niente, arrivo a questo punto. Qui finalmente trovo una cassa. Ed è una blizzardina a bottole. Un altro equipaggiamento per fare il doppio salto. Questo però è il migliore, ma voglio dire non è quello che cercavamo, quindi continuiamo. Qua trovo un nemico raro. Questa è una Lost Girl. È una trappola praticamente che tu pensi che sia innocente, poi ti avvicini ed è una ninf. E le ninf, ho detto ninf, no, ok, ci siamo capiti. E lei droppa il metal detector che ci trova i tesori vicini. Insomma, nulla di che, è un equipaggiamento di informazione. Continuo a scavare e trovo la chest dello Spider Nest. Non quello che cercavamo, ha sempre il Web Slinger come drop, non ha nient'altro. È un uncino che può essere lanciato tipo 11 volte, però è talmente corto che insomma non è il caso. Quindi nulla di che, purtroppo. Ma è qui che la sfiga diventa una grandissima fortuna e trovo finalmente la slime statue. Cioè io non ci speravo nemmeno. Cioè è assurdo perché boh, possiamo farmare la slime stuff perché ci tenevo ad avere la collezione completa di questa serie. E mi rendo conto che c'è anche un pulsante. Quindi questo è proprio come l'episodio scorso, la statua del granchio. C'è proprio il pulsante che è collegato. E quindi penso, non devo neanche tornare al deserto, posso fare una farm qui. E facciamola sta farm qui. Quando ho un pezzo meccanico in mano riesco a vedere le corde, insomma, vabbè, come cavolo le chiamavo, non so corde, sono le wire, i fili meccanici, non so come si chiamano, vabbè, come vedete funzionano. E quindi se seguiamo questi fili possiamo creare qualcosa. Come vedete adesso ho creato un punto in cui posso saltare tranquillamente sul tasto e si crea uno slime. Quindi vediamo se riesco a fare qualcosa. E guarda che vi ho chittato qui, guardate che roba, ho preso anche altre statue, c'è la Jellyfish, Skeleton e Hoplite. E ho chittato questa sorta di farm. Come vedete tutto collegato con la pressure plate. Dopodiché ho messo della rail track sotto la pressure plate. E adesso con 2 colpi di martello mettiamo questa estremità. Questa estremità permette al minecart di rimbalzare quando arriva a quel punto. Quindi adesso andiamo sul minecart. Basta cliccare in una sola direzione e inizieremo automaticamente a rimbalzare tra quei 2 posti, cliccando ogni volta ci passiamo il pulsante. Quindi mettiamo la lava sotto le statue e siamo pronti a testare la farm. E funziona. Dà paura pure. Ma che roba. Sì, vabbè, qua a un certo punto ho fatto lo scemo per far vedere che non stavo usando le mani, vabbè. Ok, a questo punto mi viene uno scrupolo e ho pensato, sì, posso mettere i minion dentro quella scatola, quindi proviamo a levare la lava e non utilizzare la lava. Se avete l'occhio acuto avete già capito il terrore che non mi ero ancora reso conto di quello che stavo facendo. Quindi levo temporaneamente la lava e proviamo a farla solo col minion per vedere se... perché avevo paura che la lava distruggesse gli oggetti. E qui mi rendo conto che la lava ha distrutto gli oggetti. Mi ha spaccato la statua dello slime. Più una del jellyfish, ma in particolare ha spaccato quella dello slime. Quindi...
concludo questo video così con il terrore e la mia idiozia. Ciao.